E raga, benvenuti su Ferrovie Miniatura, io sono Gio. Oggi in questo video andiamo ad accontentare molti di voi che mi avete chiesto come fare, siccome avete visto il video di come ho creato il pannello sinottico con la famosissima centrale EcoSlink della ESU, che sarebbe praticamente questa, ok ragazzi, questa l'abbiamo già visto in un altro video, ma in questo video andremo a vedere come farlo con la Z21, ok? In realtà non con la Z21, ma con l'app della Z21, quindi che voi possediate la Z21 bianca, nera, gialla, amaranto e bla bla bla, non cambia, ok? Semplicemente andiamo sull'app, quindi questo è un video di come fare il pannello sinottico con la Z21 e non è un video di come configurare online la Z21 con il TP-Link, che sarebbe questo, ok? Il codice 10814 della Roku. Allora, mi avete chiesto anche quello di farvi dei video di come configurarlo online, come scaricare l'app, come fare i collegamenti eccetera. C'è un video di Stefano Mezzacasa, che saluto, sul suo canale che avevamo fatto insieme tanti anni fa, ma effettivamente mi avete fatto notare che sono passati 7 anni e tante cose sono cambiate, soprattutto sul sito della Roku Flashman, quindi ovviamente mi è venuto in mente di rifarne un altro più aggiornato, magari lo faremo più avanti, ok? Perché adesso ho un po' di cose da fare, ho approfittato oggi di fare questo video proprio perché sto lavorando su un plastico Flashman e sto mettendo appunto un pannello sinottico e quindi approfitto, faccio questo video. Quindi adesso andiamo a usare il tablet, in questo caso userò questo tablet che è del mio cliente, che appunto sto approfittando per metterglielo a posto, per configurargli il suo pannello sinottico, e buona visione, ci vediamo più tardi. Ok, abbiamo qui il nostro tablet. Non sto registrando lo schermo del tablet, ma sto registrando direttamente con la telecamera perché non ho il tempo per farlo oggi, quindi chiedo scusa, ma vedo che comunque in qualche modo si vede abbastanza bene. Quando aprite il vostro tablet lo trovate in questa maniera qui. Dobbiamo direttamente andare a lavorare sul pannello sinottico, quindi qui dove c'è l'icona Control Station clicchiamo e si apre il pannello sinottico di base, di default, che è denominato New Page. Questo pannello voi non lo potete eliminare, ok? Perché infatti se andate sull'icona del cestino vi dice che questa pagina non può essere cancellata perché è una, quindi è di default, non possiamo rimuoverla. Andiamo ad aprire una nuova pagina, la prima cosa che dobbiamo fare è questa, cliccando sul tasto qua sotto in basso più, quindi clicchiamo sopra più e dice Add New Page, quindi Enter a Name for the Page, quindi apriamo una nuova pagina e gli diamo anche un nome, quindi il nome è per esempio test, in questo caso sto facendo un test e facciamo ok. Quindi a questo punto vedete mi ha aperto una nuova pagina, mi ha creato una nuova pagina ma l'ha super zoomata con i quadratini, vedete, e mi ha creato questa pagina test. Quindi se io vado a new page trovo quella di default, se voglio il nuovo pannello sinottico dove stavo lavorando è quello su test, se voglio modificare il nome vado sul simbolino della matita qui sotto e modifico il nome, quindi poi una volta modificato clicco ok. Detto questo, qua sopra noterete che ci sono già dei simbolini di default che in realtà la prima volta che accedete non li trovate, niente paura, li troverete dopo, si vanno mano a mano a sovrascrivere. Ora il nostro compito è quello di inserire un primo simbolo, quindi qua in alto vedete c'è una più, ok? Clicchiamo su più e si apre tutta la selezione degli oggetti che abbiamo a disposizione all'interno dell'app Z21, è suddivisa per categorie. La prima è Rails, dove ci sono tutti i binari e le varie geometrie, che possono essere appunto delle curve, degli incroci, binario dritto, binario terminale, passaggi a livello, i ponti, sotto le gallerie e bla bla bla. Ok, quindi ci sono tantissime cosine. In più poi abbiamo la pagina, o meglio la categoria dedicata ai turnout, cioè agli scambi, ok, i deviatori, quindi abbiamo il deviatore sinistro, il destro, incrocio, il triplo, il deviatore inglese e così via, e poi abbiamo anche la piattaforma, ok? Poi abbiamo altri simboli che sono legati ad altri accessori che troviamo nei nostri plastici, che possono essere sganciavagone elettrico, tasti per gestire delle retrazioni e così via, ok? Poi ci sono i switch, poi ci sono i segnali, eccetera eccetera, e poi ci sono varie simbologie di strada, di direzione, eccetera eccetera. Poi c'è l'occupants detector, che praticamente è il modulo di retrazione per rilevare la presenza su binari e fare eventualmente poi altri tipi di retrazione itinerari, ma di questo ne parleremo più avanti. Detto questo, facciamo finta che adesso volessimo inserire un primo binario, inseriamo un binario dritto, ok? Quindi clicco su questa icona. Ora lui me l'ha portata qui in barra e me l'ha portata evidenziata rispetto alle altre, però qui poi si creano alcune, diciamo, icone di default come suggerite, come subito a disposizione, che se ci clicco sopra vengono evidenziate. Vuol dire che se io adesso clicco su quella dritta,
qualsiasi quadratino vado a toccare il binario appare, vedete? Ossia, clicco a fianco e così via, clicco a fianco e così via. Se voglio mettere una curva, clicco sulla curva qui in alto e la metto, ma se la curva non è dove deve andare, quindi devo andare da un'altra parte, clicco nuovamente su di esso e sopra e sotto si apre questa tendina dove mi dice rotazione a sinistra o a destra o cancella, quindi che ne so, andiamo rotazione a destra e l'abbiamo rotata, ok? E andiamo avanti, qua gli mettiamo ancora per esempio un altro dritto, io lo mettiamo qui e così via, un'altra curvettina che la mettiamo qui. Anche qui non voglio andare da questa parte, voglio tornare di qua, quindi giro finché non si allinea come dico io, perfetto. Ora voglio mettere un altro binario dritto, ok, dritto, dritto, e ora gli mettiamo anche uno scambio, quindi vado su questo scambio, uno scambio praticamente sinistro, e poi gli mettiamo un'altra curvettina qua sopra, scusate, un altro binario dritto qua sopra e così via. Poi ovviamente dopo lo scambio vogliamo fargli una controcurva, abbiamo un'altra tipologia di curva che è questa qui, curve wide, che praticamente è quella che ci consente di fare la curva subito dopo lo scambio, ok? Quindi andiamo qui, gliela mettiamo, non deve essere in questa direzione, quindi giro, ok, e la metto così, e quindi a fianco andrò con, che ne so, un altro binario dritto e così via. Andiamo avanti, facciamo un piccolo itinerario per esempio, gli mettiamo un'altra curva, anzi andiamo ancora col dritto, poi mettiamo un'altra curva, andiamo giù col dritto, anche qui scendiamo sotto e poi ancora curva e così via. Poi andiamo col dritto, volevo andare almeno a unificarmi su questo. Ok, poi mettiamo lo scambio, in questo caso abbiamo uno scambio sinistro, anzi scusate destro, che quello di prima era il sinistro. Ora andiamo ancora con dei dritti, chiudiamo il circuito, vedrete che tra un po' stiamo per finire il circuito, mettiamo la curva, esatto, qui per il controscambio e poi chiudiamo. Ogni tanto si apre la pagina di salvataggio automatico, ve la consiglia proprio per perdere eventuali dati, va in automatico, ok? Potete anche disattivarla se volete. Ecco, a questo punto io ho chiuso il circuito. Ovviamente una volta che abbiamo fatto questo e abbiamo finito, dobbiamo fare un'altra cosa importante, andare a digitalizzare gli scambi o comunque eventuali accessori che sono all'interno del nostro circuito. Per esempio aggiungiamogli un semplice segnale, che va sempre solitamente un segnale in commutazione con uno scambio, ok? Gli mettiamo un segnale qua davanti, per esempio, ok? Io lo mettiamo qui in modo che questo ci sta a indicare che questo scambio sarà in commutata con quest'altro, in modo che questo elemento di segnale luminoso andrà in commutazione con questo scambio, ok? Volendo anche con questo, ma con quello che volete. Fatto questo, salviamo, andiamo sull'icona qui della cartella e andiamo a salvare. Una volta che abbiamo salvato possiamo uscire da questa pagina e torniamo nel menu principale. Quindi clicchiamo sul tasto play, sembrerebbe quasi un tasto play, ok, il tasto centrale, e ci apre questa pagina, ok? Ora è suddivisa in due perché potremmo appunto suddividerla tipo da questa parte gestiamo i nostri treni, ok? Qui si può gestire la velocità dei treni, eccetera eccetera, le varie configurazioni, scegliere quale locomotiva sta lavorando sul nostro plastico, e da quest'altra parte possiamo gestire il nostro pannello sinottico, possiamo zoomare eccetera, quindi tenere sotto controllo la situazione. Ma se in realtà volessimo lavorare solo sul pannello sinottico, abbiamo questa icona qua in basso sulla destra che ci permette di chiudere una pagina e tenere solo questa del pannello sinottico. Ora cosa succede? Se io clicco sul semaforo, vedete, fa un suono, diventa rosso o verde, ok? E anche se vado sullo scambio, sinistra o destra, però ovviamente questo è solo un lavoro, diciamo, di software, e per farlo andare realmente sul nostro impianto dobbiamo andare a commutare questi elementi. Quindi per farlo cosa facciamo? Andiamo nuovamente su Control Station, quindi sulla parte Edit del nostro pannello sinottico, e andiamo per esempio su questo scambio, ok? Ci clicchiamo sopra lo scambio e si apre ovviamente ancora la tendina sotto, e sulla tendina sotto, come potete vedere, abbiamo la possibilità di andare su questa rotellina, ok? Ci clicchiamo sopra e qui ci dà l'indirizzo dello scambio 3 e lo stato 1010, cioè sinistra destra, ok? Con il decoder DCC o Motorola, questo va in base alla tipologia di impianto che state usando, in questo caso DCC.
Quindi se l'indirizzo del vostro elemento scambio sarà il 3, questo lo saprete quando avrete messo poi gli eventuali decoder, potete usare sia gli switch pilot della ESU oppure quelli della Roku, che sono sempre uguali, hanno delle tipologie di caratteristiche leggermente diverse, ma la funzione è sempre quella. Poniamo il caso che questo scambio abbia l'indirizzo numero 3, vuol dire che è a posto. Ok? Stessa cosa vale per l'altro scambio, in questo caso lui in automatico di default, vedete, gli ha messo come indirizzo, andiamo a vedere dentro, lo vedo già da qua, gli ha messo il 5, ma mettiamo caso che in realtà non è 5 ma è l'indirizzo, ma in realtà l'indirizzo è il 4, io vado a scrivere 4 qua sopra, faccio ok e chiudo, ok? E quindi l'ho modificato, questo è il 3 e questo è il 4, abbiamo due indirizzi separati. Ovviamente questa cosa vale anche per il segnale luminoso, quindi anche qui il segnale avrà un suo indirizzo che potrebbe essere incommutata se abbiamo uno switch pilot, per esempio nel caso dello stile della ESU, che comunque non è molto lontano da quello della Roku, potrebbero essere messi in commutazione attraverso lo switch pilot E-Station oppure un signal decoder, non cambia. Per creare la commutazione io metto l'indirizzo 3 su questo se sto facendo una commutazione. Altrimenti se sto usando un signal decoder il discorso cambia, ma ne parleremo in un altro video. Se faccio la commutazione lo metto così, ok? Quindi ora questo semaforo andrà in commutazione con questo scambio. E per farvi capire meglio ancora la cosa potremmo anche addirittura mettere un altro segnale da questa parte, quindi prendiamo il segnale, io lo mettiamo qui, un altro segnale normalissimo, e io lo mettiamo da questa parte. Questo ha dato come indirizzo il 6, ma io lo voglio commutare con questo, quindi gli do il 4, entro dentro, ok, gli do l'indirizzo 4, chiudo e il discorso è fatto. Ok ragazzi, cosa facciamo adesso? Andiamo a salvare, usciamo e torniamo nella sezione di comando, quella centrale, e abbiamo la nostra situazione in questo modo. Quindi se io adesso per esempio metto il binario del scambio che va a sinistra, qua è scattato, vedete il segnale cambia il colore tra rosso e verde, stessa roba da quest'altra parte, ok? Questo è un esempio per cominciare a farvi un po' l'idea di come funziona la commutazione. Questo, come vi ho detto, funziona solo in caso stiamo lavorando con una mentalità tipo ESU, cioè con switch pilot e switch pilot E-Station, altrimenti se stiamo lavorando con decoder, con il signal decoder simile classico tipo Roku, il discorso sostanzialmente non cambia, ma sarà una gestione diversa. A livello di commutazione per quanto riguarda il pannello sinottico sarà la stessa cosa, ma per quanto riguarda a livello di hardware, quindi in fase di installazione dei componenti elettronici, sarà un po' diversa, ma di questo ne parleremo più avanti. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia stato di aiuto. È semplice, qui io cerco sempre di usare termini molto facili da capire, molto semplici, quindi avete capito un po' le cose. L'intento era farvi vedere come fare il pannello sinottico, poi lì vi potete divertire a mettere dentro, a smanettare edifici, potete mettere anche le casette, le cose sotto li trovate, per darvi un'idea del vostro plastico. Quindi per adesso è tutto, grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao!